Rieccoci quest'oggi di nuovo con i nostri meravigliosi Knights Templar Tarot. Che cosa andremo a chiedere a questo meraviglioso e affascinante mazzo? Mi vede davvero soltanto come un'amica, cioè per lui sono veramente soltanto un'amica, oppure si spingerà oltre? Evidentemente magari anche con una sorta di corteggiamento, con parole magari suadenti, quindi cerchiamo di capire se questa ovviamente figura maschile, questa energia maschile, ha semplicemente, diciamo, per voi un trasporto di tipo amicale, quindi affettivo, assolutamente onorevole e valido, oppure se, diciamo, invece possa esserci qualcosa in più. Quindi cerchiamo di capire soprattutto appunto in futuro se ci sarà appunto qualcosa in più. Per rispondere a questa domanda utilizzerò appunto un metodo che ho già usato molte volte sul canale, un metodo ovviamente a 5 carte, che è un metodo tipico appunto inerente ai ritorni, ma anche eventualmente all'evoluzione di una determinata storia, metodo che può essere utilizzato sia con le sibille, con gli oracoli, piuttosto che ovviamente con i tarocchi. Non preoccupatevi perché comunque come sempre io poi vi spiegherò posizione per posizione nel dettaglio. Iniziamo dunque a mescolare i nostri arcani per cercare appunto di sviscerare bene la situazione. Perfetto, allora, come appunto faccio di solito, allontaniamo il resto del mazzo dal tavolo di stesa e come potete vedere qui appunto abbiamo le 5 carte in 5 posizioni ovviamente ben precise. La prima posizione, quindi la carta appunto che ho estratto per prima, è riferita al passato, cioè ovviamente cerchiamo di capire in passato questa persona cosa pensava di voi, cosa provava magari anche ovviamente per voi. Seconda carta, seconda posizione, è il presente, cioè ad oggi questa persona che cosa invece prova, cosa possa essere cambiato rispetto al passato. Terza carta e anche quarta carta perché vanno lette insieme e quindi scoperte insieme il pensiero di lui ad oggi, cosa vuole fare, come intende agire in questa situazione. Quinta ed ultima carta, l'esito, cioè che cosa questa persona farà concretamente, cioè come procederà concretamente il vostro rapporto. Se perciò questa persona appunto eventualmente deciderà di agire diversamente rispetto ad una semplice amicizia. Iniziamo dunque con la prima carta e qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, in passato questa persona ha cercato di mantenere, diciamo, le distanze rispetto a voi. La giustizia è una carta molto severa, è una carta che parla di un atteggiamento rigido, di un atteggiamento castrante e quindi anche, diciamo, autopunitivo, se così vogliamo dire, da parte di una determinata persona in riferimento ad una determinata situazione. Cioè, questa è una persona che ha cercato
di allontanare a tutti i costi, con tutti i mezzi, il pensiero di voi come qualcosa in più rispetto ad una semplice conoscenza. Perché vi dico questo? Perché la carta della giustizia, ragazzi, parla appunto di giustizia, cioè parla di un atteggiamento ferreo, di una razionalità veramente imponente che ha cercato in tutti i modi di evitare disequilibri. Questa è una persona che, diciamo, ha ragionato, quindi ha fatto in modo che, diciamo, il vostro rapporto rimanesse semplicemente un rapporto di amicizia o di conoscenza per, diciamo, rimanere sostanzialmente con la coscienza pulita. Perché la giustizia parla di un atteggiamento eticamente e moralmente inattaccabile, puro, sano. Quindi questa persona più e più volte ha riflettuto, perché la giustizia parla di riflessione. Più e più volte questa persona si è fatta un esame di coscienza e ha in qualche modo, in maniera molto lucida, enumerato tutti i pro e i contro della situazione. Ed è giunta questa persona ad una soluzione, ossia che una, diciamo, scelta maggiormente di tipo morale, quindi una maggior onestà comunque, e quindi anche un maggior distacco, sarebbe stata appunto la soluzione più giusta. È chiaro che questa è una persona che dunque ha ragionato temendo il futuro, cioè temendo, diciamo, delle problematiche eventuali future. Quindi, in caso ovviamente questa persona sia impegnata, a maggior ragione ha cercato la giustizia, cioè ha cercato di in qualche modo mantenere un atteggiamento fedele e onesto nei confronti della compagna ufficiale o del compagno ufficiale. Quindi questa persona si è guardata dentro, perché la giustizia parla di riflessione, quindi voi siete sempre piaciute a questa persona, ma ha fatto un bilancio come tipico della giustizia, i due piatti della bilancia, ha messo su un piatto i pro, sull'altro i contro, e ovviamente hanno vinto in questo caso i pro, ovviamente per quanto concerne il permanere in uno stato di distacco, d'accordo? Quindi questa persona, diciamo, ha cercato di castrare tutti i desideri, tutto ciò che in qualche modo derivasse da istinto e si allontanasse dalla ragione. Quindi questa è una persona che, diciamo, nel momento in cui ha iniziato a provare qualcosa in più per voi, è stata fagocitata da una serie di sensi di colpa incredibili, di rimorsi, anche probabilmente nei confronti di una compagna ufficiale o di un compagno ufficiale, che ovviamente hanno tenuto questa persona a debita distanza. In caso questa persona non sia mai stata impegnata, in particolar modo in passato, questa persona ha cercato in qualche modo di mantenere le distanze per, vi ripeto, equilibrio. Perché la, ovviamente, carta della giustizia parla di un bilanciamento, i famosi appunto due piatti della bilancia. Quindi questa persona ha temuto, pur essendo single, che un avvicinamento più importante a voi potesse rappresentare un disequilibrio emotivo, e quindi questa persona ha preferito ovviamente mantenere le distanze. Però anche in passato voi piacevate a questa persona, proprio perché ci ha riflettuto, ed è stata una decisione presa non tenendo conto né di attrazione fisica né di sentimenti e emozioni, ma semplicemente ha tenuto conto della ragione. Ha proprio stilato, diciamo, i pro e i contro della situazione, quindi ha scelto. D'accordo? Quindi questa è una persona altamente consapevole, cioè non ci troviamo di fronte ad uno sciocco. È una persona che ha proprio passato in rassegna, vi ripeto, pro e contro della situazione, e ha volutamente, lucidamente, senza imposizione alcuna, fatto una scelta e deciso di mantenere inizialmente le distanze.
In caso questa persona sia impegnata, ha preferito in passato permanere in uno stato di integrità morale. In caso questa persona sia stata comunque single in passato, pur avendo un forte trasporto nei vostri confronti, però sente di aver preso la giusta decisione. Quindi ha ragionato, in maniera molto matura, in maniera molto lucida. Ripeto, questa persona, ragazzi, non ha ascoltato né il cuore né il corpo, ma solo la testa. Seconda posizione, il presente. Allora, ecco appunto, qui abbiamo la carta ovviamente delle stelle o della stella. Come potete vedere, qui la situazione cambia notevolmente. Un altro arcano maggiore, quindi questa persona ovviamente ha cambiato totalmente nel momento presente la sua posizione anche interiore in riferimento a voi, cioè se in passato questa persona, diciamo, in qualche modo ha cercato di tenere il punto, quindi di comunque, diciamo, ecco, tenere le distanze, d'accordo? Mettere proprio dei paletti, dei sani paletti tra voi e lui, adesso questa persona questi paletti li vuole eliminare e abbattere. Che cosa vuol dire? Che questa è una persona che ovviamente, diciamo, ha iniziato a immaginare un epilogo totalmente diverso per quanto concerne appunto il vostro rapporto. Cioè le stelle parlano di immaginazione, parlano di fantasie anche erotiche che in qualche modo sono diventate sempre di più qualcosa di importante, qualcosa ovviamente di vincolante per quanto appunto concerne i suoi desideri e il suo spirito di iniziativa, per cui questa persona ha iniziato a sognare ad occhi aperti di voi e di lui assieme, ok? Quindi questa è una persona che ha cambiato totalmente, evidentemente, i suoi pensieri. Ora, che cosa lo ha spinto a questo cambiamento? Ovviamente il desiderio, perché le stelle parlano di speranze in riferimento ad un futuro che si vorrebbe molto diverso rispetto al passato e al presente. Quindi questa persona in questo momento sta sperando e sognando che tra di voi la situazione possa cambiare. È chiaro che la carta delle stelle non parla nel presente, diciamo, di una reale progettualità o comunque diciamo di un'intenzionalità molto forte nel muoversi, ma anche e soprattutto della possibilità dell'aiuto appunto da parte delle stelle, quindi del destino, del karma. Cioè questa persona vorrebbe che in suo aiuto possa giungere il destino per in qualche modo magari farvi avere quell'incontro giusto, da soli ovviamente, al momento giusto, quella possibilità in più che ovviamente vi possa in qualche modo dare la possibilità di, diciamo, sbloccare la situazione, quindi di rompere il ghiaccio e di iniziare un qualcosa in più. Quindi è chiaro che questa persona sta cercando la motivazione giusta, diciamo il movente giusto per poter ovviamente iniziare qualcosa di un po' più, diciamo, importante ovviamente con voi. Ragazzi, la carta delle stelle è una carta, o la carta della stella, è una carta che parla di profondo desiderio fisico e soprattutto di bellezza fisica, cioè evidentemente questa persona è ammaliata dalla vostra fisicità, dalla vostra bellezza, dal vostro lato estetico. Perché la carta delle stelle si riferisce soprattutto al lato esteriore, non tanto al lato interiore. Ok? Non che questa persona non vi sopporti, però obiettivamente quello che diciamo l'ha colpita di più ovviamente è il vostro aspetto estetico, a cui questa persona sente di non poter più rinunciare, d'accordo? Cioè ogni volta che vi vede questa persona sente un colpo al cuore, d'accordo? Ma perché qui c'è un profondo desiderio fisico
che in qualche modo potrebbe proprio portare questa persona a far di tutto, Quindi sicuramente la carta delle stelle parla di sognare ad occhi aperti, d'accordo? Quindi questa persona vi pensa e vi sogna continuamente. Addirittura potrebbe riguardare vostre foto, rileggere magari vostre conversazioni, cioè questa è una persona che obiettivamente è molto legata a voi da un punto di vista ovviamente erotico. Vi vede come la persona giusta, come diciamo l'ideale giusto da un punto di vista fisico ed estetico, ma è una persona che ovviamente vorrebbe anche un piccolo aiutino, diciamo così, da parte del destino, perché sente di non avere, diciamo, proprio tutti i mezzi che in qualche modo vi possano appunto avvicinare, d'accordo? Vorrebbe un aiuto in più da parte evidentemente del destino o magari anche da parte vostra, in caso a voi piaccia questa persona, però è chiaro che in questo momento, nel momento presente, la situazione è notevolmente cambiata rispetto, diciamo appunto, al passato, e quello che potrebbe appunto aver spinto questa persona è proprio il vostro aspetto estetico, che evidentemente sta stregando sempre di più giorno dopo giorno questa persona, d'accordo? Quindi la situazione qui è molto diversa, perché ovviamente c'è un'enorme differenza tra l'arcano maggiore della giustizia, che parla di freddezza e di severità e di un atteggiamento molto più equilibrato e lucido, rispetto alla carta delle stelle, che invece diciamo si riferisce ad un sognare veramente ad occhi aperti, cioè questa persona vede il vostro volto, sente la vostra voce un po' ovunque, quindi siamo diciamo un po' in una sorta di fase di cotta, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente vi sta desiderando e apprezzando sempre di più. Ora vediamo ragazzi se appunto questa persona, oltre a sognare, ha una certa progettualità. Il mago, certo che ce l'ha la progettualità, e qui abbiamo il giudizio, certo che ce l'ha la progettualità. Allora, innanzitutto qui abbiamo altri arcani maggiori, quindi vedete 4 arcani maggiori. Ovviamente voi sapete che gli arcani maggiori hanno un peso maggiore rispetto ovviamente agli arcani minori, poiché non rappresentano solo fatti, eventi, ma anche un'evoluzione interiore. Quindi questa persona vuole evolvere, vuole cambiare la sua vita, vuole cambiare pelle proprio. L'arcano, ragazzi, del giudizio è infatti una carta molto forte, è tra gli arcani più potenti, perché parla proprio di un cambiar pelle, perché parla proprio di un, diciamo, cambiare vita, rinascere, vedete, dopo la morte. Quindi questa è una persona che ha intenzione di stravolgere completamente la sua vita, cioè in caso sia impegnata, questa persona vuole disimpegnarsi, diciamo, con la persona che ha al suo fianco per ovviamente iniziare completamente una nuova storia, perché il giudizio parla proprio di iniziare una nuova storia. In caso questa persona magari sia single da tanto tempo, vuole interrompere questa solitudine. Il mago è una carta altrettanto propositiva e concreta, perché è il primo arcano maggiore, quindi ovviamente identifica un ciclo che si chiude, ciclo precedente, per aprirsi ovviamente ad una nuova vita. Quindi viene ribadito per ben 2 volte il cambiamento e la rinascita. Questa è una persona che vuole rinascere, ovviamente cambiando partner, vuole rinascere iniziando una vera e propria storia sentimentale. Non c'è il diavolo, cioè non è una persona che vuole solo diverticchiarsi così a destra e a sinistra. Questa è una persona che vuole vivere un rapporto, d'accordo? Iniziare un rapporto. Quindi basato ovviamente su sentimento, progettualità, comunque qualcosa di più equilibrato e stabile. Abbiamo visto che a questa persona l'equilibrio piace, lo abbiamo visto all'inizio con la carta ovviamente della giustizia. È chiaro che questa è una persona che ovviamente per raggiungere questo obiettivo dovrà agire, quindi vuole agire in che modo? Con la concretezza del mago.
Cioè questa è una persona che sicuramente a breve, perché il mago parla comunque di eventi che si verificano ovviamente entro breve tempo, quindi ovviamente al massimo qualche settimana o comunque diciamo al massimo un mese. Questa è una persona che ha intenzione di cambiare atteggiamento nei vostri confronti. Cioè, questa è una persona che vuole intraprendere, diciamo, un nuovo mood di atteggiamento nei vostri confronti, che porti ad una realizzazione concreta dei suoi desideri e sogni. Quindi aspettatevi un cambiamento proprio nei comportamenti da parte di questa persona entro, vi ripeto, al massimo un mesetto, comunque nelle prossime settimane. Agirà in maniera più concreta da tutti i punti di vista. Il bagatto è legato ovviamente alla comunicazione, quindi magari potrebbe essere più dolce questa persona nei vostri confronti, avere un atteggiamento più suadente. Potrebbe ovviamente corteggiarvi, farvi quel complimento in più, d'accordo? Quindi questa persona ha intenzione di agire. Vi ripeto, partendo dalla comunicazione. Quindi sicuramente questa è una persona che ha intenzione di dimostrarvi a parole, ovviamente quindi anche a fatti, i suoi desideri. D'accordo? Quindi il mago parla di azione, è l'azione per eccellenza, è l'azione iniziale, l'azione pura, vuole trasformare ed è in grado di farlo tutto ciò che vuole in realtà. Il mago dirige l'energia dal basso verso l'alto, che è uno dei principi esoterici più importanti, se non il principio cardine. Quindi è una persona che vuole realizzare ciò che ha nella sua testolina, quindi i suoi desideri, per in qualche modo ovviamente avvicinarsi ovviamente a voi. Il bagatto parla di attrazione, d'accordo? Quindi vi ribadisco, bagatto e giudizio non parlano tanto di amore, d'accordo? Ma di un forte richiamo, feeling, fisico, un lanciarsi senza timori, diciamo, verso una nuova sfida, che questa persona ha tutto l'interesse e le intenzioni ovviamente di vincere attraverso la propria abilità comunicativa. Quindi vedrete questa persona più aperta, magari vi scriverà di più, vi chiamerà di più. C'è un atteggiamento molto più dinamico che porterà questa persona, o almeno questo è quello che vuol fare, ad avvicinarsi maggiormente a voi, in maniera evidentemente molto più temeraria rispetto a quanto questa persona si sia ovviamente comportata in passato. Il giudizio però, ragazzi, ci ricorda che comunque qui qualcosa deve morire, cioè qualcosa deve terminare, cioè qualcosa deve finire, quindi eventualmente un rapporto precedente oppure comunque una situazione o delle abitudini. Cioè questa persona deve porre fine a qualcosa che sino ad ora lo ha bloccato, quindi un rapporto, per esempio, magari anche solo una frequentazione, non necessariamente una moglie, d'accordo? E comunque anche delle cattive abitudini, per esempio magari il non volersi mai impegnare, d'accordo? In caso questa persona sia single. Cioè il giudizio parla ovviamente di chi rinasce dalle proprie ceneri, persone ovviamente che fuoriescono dai propri sepolcri per una nuova vita. Quindi non sarà facile, d'accordo? Il giudizio ci rimanda sicuramente ad una voglia, ad una volontà importante, la volontà data dal mago. Però attenzione, perché il giudizio ovviamente parla di comunque un percorso non necessariamente sempre facile, d'accordo? Quindi il giudizio parla di una rinascita che però prevede una presa di posizione dura, che potrebbe essere anche dolorosa, che vada a tagliare dei rami secchi, quindi dei comportamenti magari sbagliati o dei rapporti infruttuosi. Quindi comunque il percorso, dice il giudizio, è bello, lui vuole compierlo, ma potrebbe non essere così semplice, ma un po' accidentato, d'accordo? Però nella sua testolina la volontà di muoversi c'è,
di muoversi, vi ripeto, da un punto di vista inizialmente comunicativo, quindi con qualche battutina in più, ma qualcosa ovviamente di dolce, di tenero, un apprezzamento in più, un complimento in più, un aprirsi maggiormente a voi, ma questa persona ovviamente vuole portare a termine, deve portare a termine situazioni che sino ad ora dal passato hanno vincolato questa persona e che gli hanno imposto quei rimorsi di coscienza o comunque diciamo quella presa di posizione dura, fredda, di cui parlavamo appunto con la giustizia. D'accordo? Quindi questo è un percorso evolutivo interiore importante che non sempre ovviamente può essere così semplice. D'accordo? Quindi attraverserà evidentemente delle fasi. Vediamo ora, ragazzi, il futuro, 6 di spade. Allora, contrariamente all'essere una carta di spade, il 6 di spade non è una carta negativa. Anzi, il 6 di spade è una carta piuttosto positiva, come ad esempio l'asso di spade. D'accordo? Il 6 di spade ci rimanda, diciamo, ad un viaggio, ovviamente metaforico, ad un navigare, diciamo, verso acque più tranquille, quindi verso una maggior calma, tranquillità, per andare a superare un momento molto difficile e ritrovare equilibrio, quell'equilibrio che abbiamo detto è molto caro a questa persona. Vi avevo detto, ragazzi, con ovviamente l'arcano maggiore del giudizio, che ci sarebbero stati alti e bassi, eccoli gli alti e bassi, cioè qualcosa di molto importante, imponente, direi, da superare, abitudini, un legame precedente, qualcosa che ovviamente richiede sforzi anche da un punto di vista ovviamente interiore ed emotivo, quindi qualcosa che questa persona non porterà avanti a cuor leggero, quindi qualcosa che potrebbe ovviamente anche portare, diciamo, dolore o comunque sofferenza, quindi situazioni non facili, ecco, da gestire, che ci vengono confermate da una carta di spade. Ovviamente queste situazioni porteranno questa persona a volersi, diciamo, a maggior ragione avvicinare a voi, perché vi vedrà proprio come una sorta di oasi, diciamo, felice rispetto comunque ad un passato particolarmente difficile o comunque rispetto a quello che questa persona dovrà andare ovviamente a risolvere e superare. Come potete vedere anche dalla carta, e come di solito appunto è rappresentato il 6 di spade, ci sono sempre dei soggetti maschili e femminili che scappano, fuggono appunto su una imbarcazione da una città in fiamme. Quindi da una situazione di conflitto, dal 5 di spade che precede il 6 di spade, quindi una situazione appunto dolorosa, di conflitto, di dubbi, di perplessità, di situazioni da risolvere e sistemare una volta per tutte. Proprio quei dubbi, quelle perplessità che questa persona ha e che hanno portato questa persona inizialmente alla giustizia, quindi al cercare di prendere le distanze comunque da voi. Vi ripeto, cattive abitudini, una ferrea volontà ad esempio nel rimanere singolo, oppure una compagna ufficiale già presente. Ecco che per superare questa situazione, questa persona dovrà prima o poi scontrarsi con la realtà, d'accordo? Da questo scontro ne nascerà, vi ripeto, stanchezza, comunque anche dolore, un'emotività un po', diciamo, in subbuglio. Ed ecco che questa persona, per ritrovare l'equilibrio a lui e a lei ovviamente caro, si avvicinerà ancora di più a voi e vedrà in voi proprio quel porto sicuro a cui vuole arrivare questa imbarcazione. Quindi questa persona, nel momento in cui, diciamo, sarà sempre più vicina a voi, esplicita anche, vi ripeto, nel palesare il suo interesse, ecco che questa persona lo farà con alle spalle un peso non indifferente di conflitti sia con eventuali altre persone, sia anche conflitti interiori. D'accordo? Quindi il 6 di spade rappresenta quei momenti di positività che
il, diciamo, avvicinarsi a voi gli regalerà, proprio perché voi rappresenterete per questa persona un'oasi felice, cioè l'unico momento, diciamo, di serenità che lui si aspetta di poter appunto avere e di cui godere. Quindi è una carta che comunque parla di un'evoluzione importante nel vostro rapporto e ovviamente un nuovo orientamento, quindi i problemi che vengono man mano risolti, problemi che si allontanano, conflitti e instabilità che vengono ovviamente superate, ma vi ripeto comunque con pazienza, d'accordo? Perché non sarà indolore. È una carta che parla dunque di tentativi diciamo verso la felicità. Questa persona cercherà proprio di spiccare il volo e ovviamente di vincere contro determinati impedimenti che sono stati in atto sino ad ora e che hanno portato alla giustizia iniziale. Quindi, 6 di spade parla comunque di qualcosa di nuovo, quindi di piccoli gesti che però saranno molto importanti perché porteranno ovviamente questa persona ad una maggior ulteriore consapevolezza che ovviamente la sua strada è lontana dal passato ed è vicina a voi, deve essere più vicina a voi. Quindi questa persona con questo 6 di spade riuscirà anche a controllare meglio situazioni ed emozioni e quindi finalmente a dare una nuova direzione alla sua esistenza. D'accordo? Quindi è una carta che parla comunque di evoluzione, però è un 6 di spade. Quindi un'evoluzione, ragazzi, ovviamente a piccoli passi, step by step. Quindi questa persona si avvicinerà a voi sempre di più, ovviamente però in maniera molto discreta e soprattutto non cercando di accelerare i tempi, d'accordo? Quindi questa persona non cercherà di bruciare le tappe. Quindi il 6 di spade, ragazzi, parla di movimento, d'accordo, lento, ma comunque di un movimento, che comunque c'è e ci sarà. Ma parla sicuramente anche di chi andrà ad intraprendere comunque un'evoluzione, un nuovo percorso, ma non in maniera avventata. Cioè, questa persona non agirà di impulso, non agirà di istinto. Questa è una persona che agirà in maniera molto ragionata. Tra l'altro, il 6 di spade è una carta che parla anche di rivelazioni, di confidenze scottanti, di dichiarazioni, confessioni e chiarimento. Ovviamente fatte, diciamo, ecco, lontano da occhi e orecchie indiscrete, perché comunque è una carta di spade. Quindi questa persona cercherà di aprirsi anche a voi ed eventualmente anche di rivelarvi qualcosa circa il suo passato, magari una vecchia sofferenza d'amore, oppure come stanno effettivamente le cose, per esempio con la compagna ufficiale in caso sia una persona impegnata. D'accordo? Quindi di nuovo ritorna importante il discorso del dialogo, come vi dicevo con il mago, il bagatto. D'accordo? Quindi questa persona vi parlerà qualcosa di importante, ovviamente vi comunicherà a breve, parla proprio di 6 di spade, di confessioni, di qualcosa di appunto rimasto sino ad ora silente, ma che questa persona ha voglia di confessare, di tirar fuori. D'accordo? Quindi parla di dichiarazioni, di rivelazioni, quindi questa persona sicuramente vi svelerà anche qualcosa di molto più profondo circa la sua esistenza, circa magari ciò che sino ad ora l'ha trattenuta rispetto a voi. Quindi vi ripeto, piccoli avvicinamenti a piccoli passi, ma comunque significativi. Quindi qui c'è un'evoluzione. Per rispondere alla domanda, questa persona si spingerà oltre, certo, ma lo farà a piccoli passi. Questa non è una persona che ovviamente agirà in maniera imprudente, non vuole bruciare le tappe, non vuole sbagliare, non vuole ulteriori conflitti, è una persona che ha bisogno di equilibrio. D'accordo? Con anche qualche piccola appunto dichiarazione. Però sì, qui ci saranno dei piccoli movimenti.
delle piccole dichiarazioni. Voi avrete ovviamente un quadro molto più completo della situazione e rappresenterete per questa persona quei momenti di felicità che sente di meritare evidentemente ormai da tempo. D'accordo? Quindi questa persona si muoverà a piccoli passi, piccoli gesti ma significativi, inesorabili. Ora possiamo utilizzare, come vedete appunto, i Sexual Magic Oracles, questi meravigliosi appunto oracoli, per cercare di dare, diciamo, una spiegazione in più, il più possibile dettagliata, circa però eventualmente qualche approccio, diciamo, più fisico, diretto nei vostri confronti. Cerchiamo di capire se ci sarà evidentemente anche un momento maggiormente di complicità, di intimità. Vediamo appunto un po' con 2 oracoli come dunque procederà ovviamente fra di voi, cercando anche di capire eventuali prossimi incontri, appunto come saranno e di che natura ovviamente saranno. Vediamo un po'. Allora, allontaniamo come sempre il resto del mazzo e qui appunto abbiamo i nostri 2 oracoli. Quindi vediamo un po' come saranno i vostri prossimi incontri. Allora ragazzi, vi ho parlato di rivelazioni, dichiarazioni scottanti. Ebbene, ovviamente come sempre gli oracoli, diciamo, vanno a darci un significato in più, ma anche a confermare ovviamente la stesa. Questa è la magia delle stese tarologiche, il fascino di questa tipologia di stese, proprio perché effettivamente qui abbiamo l'oracolo della verità, dove obiettivamente viene identificata una comunicazione in particolare che ovviamente si terrà tra voi e questa persona, che sarà foriera appunto di grandi novità, anche di rivelazioni, se vogliamo, destabilizzanti, cose che questa persona vi racconterà che non avreste magari mai immaginato di sentir dire e raccontare da questa persona, situazioni che obiettivamente porteranno, se non altro, ad un iniziale momento di sorpresa da parte vostra, ma comunque poi all'approfondimento del vostro rapporto, cioè tra di voi ci sarà molta più complicità, vedete, proprio a seguito di questo parlarvi, di questo raccontare, in particolar modo da parte appunto dell'altra persona. Quindi inizialmente quello che questa persona può dirvi può essere strano, straordinario, destabilizzante, ma sicuramente migliore di qualsiasi bugia e soprattutto qualcosa che accentuerà molto di più in voi la conoscenza di questa persona e quindi la complicità, d'accordo? Quindi vi ripeto, ci saranno momenti molto teneri dove però l'erotismo non avrà valore di, diciamo, attore principale. Ciò che avrà realmente importanza saranno ovviamente i vostri dialoghi, ciò che vi direte, le vostre comunicazioni. Questo ovviamente accenderà successivamente la voglia di stare insieme, di abbracciarsi, di sfiorarsi, perché ci sarà maggior complicità e quindi anche maggior intimità. Ma partirà tutto dall'aprirsi l'uno all'altra. Vediamo ora ragazzi il secondo oracolo. Allora, e qui abbiamo l'oracolo della fedeltà, che bello. Allora, l'amore fedele, ma anche sensuale, Quindi sicuramente questa persona dimostrerà comunque, diciamo, fedeltà
a quello che ovviamente prova per voi. Cioè questa persona vi farà capire che evidentemente voi gli piacete da tempo e che questa persona è sempre comunque rimasta fedele, diciamo, al pensiero di voi o comunque al desiderio di voi. Ecco anche ovviamente a cosa si possono riferire queste dichiarazioni importanti. Quindi questa persona sicuramente vi farà capire che quello che voi rappresentate per lui o per lei, ovviamente, è qualcosa di molto importante, qualcosa di unico, appunto di prezioso, a cui lui o lei appunto non vuole rinunciare. Lui non è disposto a tradire i suoi sentimenti, i suoi desideri, non vuole scendere a compromessi, quindi non vuole accontentarsi di altro. Quindi questa persona vi farà capire che comunque ha intenzione ovviamente di costruire qualcosa con voi, partendo però, diciamo, da un dato di fatto, che comunque questa è una persona che non vuole assolutamente, vi ripeto, accontentarsi o dover scendere a compromessi scegliendo qualcosa magari di più semplice, ma che comunque non faccia parte delle sue corde, d'accordo? Questa è una persona che potrebbe anche appunto rivelarvi di essere da sempre stata molto attratta da voi. Ecco cosa potrebbe dirvi di così scioccante. Cioè potrebbe rivelarvi di aver magari più e più volte pensato, immaginato, diciamo, a voi in determinati modi. Cioè potrebbe, ad esempio, in caso questa persona sia impegnata, rivelarvi appunto che voi siate sempre state una sua tentazione, a cui ha sempre cercato di dir di no. Quindi questa persona comunque vi farà capire che o voi effettivamente gli piacete già da tempo, o che comunque voi rappresentate appunto per questa persona un ideale che non vuole perdere. Quindi i prossimi incontri, e qui lo ribadisco, più che essere, diciamo, connaturati da erotismo, saranno invece caratterizzati da comunicazioni, quindi un parlare importante però, e anche da rivelazioni importanti che vi faranno capire che questa persona comunque ha sempre sognato di voi, che questa persona ha sempre sperato, immaginato in un futuro tra di voi, tanto quanto lo avete magari sempre desiderato voi, che siete qui in questa stesa. Quindi obiettivamente vi farà capire nel ovviamente proseguo dei vostri incontri e delle vostre chiacchierate che effettivamente questa persona contraccambiava le vostre speranze e i vostri desideri. Tra l'altro la carta della fedeltà è legata al segno del toro, che è un segno molto godereccio, che appunto parla di sensualità, che appunto parla di un profondo desiderio fisico. Quindi questa persona vi farà capire che voi rappresentate il suo ideale di donna, il suo ideale comunque di persona da un punto di vista estetico, un ideale che ovviamente per lui deve essere raggiungibile, non irraggiungibile. Nonostante si tratti di dover aspettare, di dover attendere, di dover magari pazientare. Perché, ragazzi, la carta della fedeltà ci parla anche di attesa. Vedete, di momenti di allontanamento obbligati a momenti di riavvicinamento. Quindi questa persona comunque sarà presente nella vostra vita, Ci sarà comunque un'evoluzione. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, ci sarà un'evoluzione? Sì, un'evoluzione continua, costante, passo dopo passo, magari un po' lenta, però ci sarà un'evoluzione. E soprattutto fondamentali saranno i dialoghi che permetteranno a questa persona di denudarsi, di scoprirsi e anche di raccontarvi qualcosa in più circa la propria interiorità, circa quello che prova e pensa ovviamente per voi.
Quindi una persona che obiettivamente ha voglia di star con voi, di costruire, però, vi ripeto, qualcosa di pulito, eh? Questa non è una persona che cerca una scappatella. Questa è una persona che deve sistemare il suo passato. Un passato doloroso, che porta al 6 di spade, ma che ovviamente questa persona vuole assolutamente sistemare. Vi farà capire molto, ovviamente, di voi, di quello che voi rappresentate per questa persona, quindi un ideale, qualcuno che evidentemente ha sempre voluto. Questa persona potrebbe anche dirvi che ovviamente voi gli siete piaciute dall'inizio, da quando vi ha visto, vi ha incontrato per la prima volta, perché potrebbe proprio essere questo il caso. Ed ecco che questa persona, a seguito di questo, inizierà un suo percorso. Magari lento, ma fatto comunque di piccoli passi concreti. Partendo tutto dal dialogo, Questo ovviamente accentuerà di volta in volta la complicità e l'intimità. Quindi sì, questa persona ovviamente con i suoi dovuti tempi, man mano si avvicinerà ovviamente a voi. Da cosa nasce cosa? Sì, in questo caso sì, obiettivamente. Ogni comunicazione sarà un passo in più, ogni confidenza sarà un passo in più, che permetteranno ovviamente a questa persona di aprirsi, e aprirsi a cosa? A voi, al rapporto fra di voi e quindi anche alla costruzione di qualcosa in più. Quindi prestate molta attenzione a quello che questa persona man mano vi dirà, perché evidentemente si lascerà sfuggire delle novità molto importanti, proprio anche in riferimento a quello che ovviamente voi siete per lui o per lei. D'accordo? Dunque, questa stesa termina qui. Ovviamente, appunto, come sempre sapete che poi io vado a rifare le stese, di conseguenza andremo ancora a tenere d'occhio questa situazione, facendo ovviamente trascorrere un certo lasso di tempo. Nel frattempo, ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione. Mi raccomando, ragazze, cercate di prestare bene attenzione a qualsiasi comunicazione arriverà da parte di questa persona, perché sarà sempre di più un segnale di apertura. E ovviamente, come sempre, a presto!